a me piace questo Chuck fatto così. Entravi al ristorante e la prima cosa che guardavi era il carrello dei dolci, no? Sì. Perché il carrello dei dolci, e determinavi cosa avresti mangiato alla fine del tuo pranzo scegliendoti il dolce. Sapevi già il finale proprio. On the go. With Ginta. Angela Frenda, giornalista e food editor, rinomata in Italia, ed è veramente bello averti qui con me oggi, perché andremo a spulciare un po' quelle che sono le tue radici, le tue passioni, il tuo nuovo libro. Raccontami che cosa significa essere food editor. Significa tante cose. Significa, intanto, per il Corriere della Sera è stata una novità, perché quando io ho cominciato non esisteva un food editor al Corriere della Sera, pur essendo il primo quotidiano italiano, quindi tu ti saresti aspettata, no, che c'era una sezione dedicata al food, invece non era mai stata fatta. È proprio una cosa specifica dell'Italia, perché se tu guardi al New York Times o ad altre realtà, soprattutto del mondo anglosassone, esiste da tantissimi anni una sezione food. Invece quando io ho cominciato, quando mi è stata fatta questa proposta, in realtà il Corriere della Sera non aveva una sezione food. Non aveva una sezione food, e sei arrivata tu con questa proposta? Sono arrivata io imposta, più che no, scherzo, no, nel senso che allora il mio direttore, che era Ferruccio De Bortoli, mi chiese, io ero al Politico, perché io nasco come giornalista politica, ho fatto quello per tantissimi anni, e a un certo punto c'era la possibilità di aprire una sezione web dedicata al food. E io ero in una fase della mia vita particolare, avevo avuto un bambino da poco, eccetera, volevo veramente cambiare, e sono da sempre una grande appassionata di libri di cucina. Quindi sì, va bene. E il New York Times parallelamente aveva da poco lanciato il New York Times Cooking, che è una delle realtà più belle che siano state fatte all'interno di un quotidiano. E quindi io dissi, va bene, accetto la sfida, ma in realtà all'interno del mio giornale non c'era un progetto vero e proprio. Poi io invece ce l'avevo e quindi ho iniziato a costruire pezzetto dopo pezzetto assieme a dei colleghi fantastici, e abbiamo creato una redazione che prima non esisteva. Una redazione proprio da zero? Assolutamente. E come funziona questo passaggio? Quindi tu arrivi, hai un'idea, a chi la presenti? Al direttore? Ci ha creduto qualcuno da subito, oppure è stata una strada travagliata? È stata una strada complicata, perché non nasciamo come un progetto predefinito. Noi nasciamo come un progetto che nessuno aveva di fatto. Purtroppo questa è la realtà, quindi io non posso dire il contrario. Nasciamo come un sogno. Noi abbiamo perseguito insieme, io e ad altri colleghi, un sogno. E pian piano abbiamo... Pionieri? Dei pionieri, sì, siamo stati dei pionieri. All'interno del Corriere della Sera, sì. Devo dire, è andata così. Avevo un computer all'inizio e ce lo dividevamo in 3, quindi non c'era proprio un'idea. Poi dopo è vero che il giornale ci ha appoggiato, perché ha iniziato a capire che poteva essere qualcosa che funzionava, e pian piano negli anni abbiamo proprio dal 2015 aggiunto dei piccoli tasselli. Quindi prima abbiamo strutturato il sito, poi è nato il giornale, poi sono nati i libri, poi sono nati gli eventi, le web serie, quindi tantissime cose, creando un mondo che è il mondo di Cook. Un mondo che ti fa sognare, un mondo che ti ha ispirato anche quando eri piccola? Della cucina, tu dici? Sì. Allora, io da piccola non volevo occuparmi di cibo, volevo fare la giornalista dell'antimafia, figurati, quindi proprio nasco proprio... Tu nasci a Napoli, io nasco a una Napoli, realtà magari... abbastanza difficile, e ho avuto i miei miti che erano Falcone, Borsellino, cioè io sono nata con quella roba lì. Però sono nata avevo 2 famiglie con entrambi 2 grandissime cuoche, le mie nonne, quindi per me il cibo è sempre stato un pezzo della mia giornata, della mia vita, no? Il cucinare, le cucine, lo stare in cucina, e poi io sono una lettrice e anche una grande lettrice di libri di cucina. Queste cose pian piano sono entrate e hanno preso piccoli pezzetti della mia personalità, e quindi poi è stato naturale, quando ho dovuto costruire un sogno, costruirlo intorno a questo.
Dici che leggi libri di cucina, sì, libri sì. biografici di persone che fanno cucina oppure anche libri di ricette? Perché per esempio io quando ero piccola, al posto di leggere i romanzi la sera, prima di addormentarmi, prendevo un libro di cucina, un libro di ricette, me lo aprivo e leggevo le ricette prima di dormire e mi immaginavo il gusto. E questa era la mia lettura quotidiana. E ti ricordi che libro era? Erano tanti, però il mio preferito è La grammatica del gusto, dove non si insegna a cucinare seguendo una ricetta, ma ad abbinare gli ingredienti con quello che trovi per esempio in casa. Quindi questo cioè, è ti addormentavi leggendo La grammatica del gusto? Mi addormentavo leggendo riviste di cucina, libri di ricette e poi La grammatica del gusto, sì. Sai che... Ma hai avuto nonne che cucinavano bene, mamme che cucinavano bene? Io sì, le nonne, la mamma, siamo sempre stati appassionati in cucina, quindi... Evidentemente ti senti a casa in quell'ambiente. Sì, è probabile. Ed è la sensazione che fa a molte persone questo. E anch'io mi addormento leggendo libri di cucina ancora. Tento di leggere anche altro ogni tanto, perché sennò poi non leggo più niente. Però per esempio questa cosa dei libri sul comodino è stata la molla che ha fatto scattare poi la mia decisione di passare dalla politica alla cucina, perché quando me lo chiesero all'inizio ero un po' titubante, perché io ho veramente fatto dall'inizio, da dopo l'università, da dopo il master, fino a sempre politica. E fu proprio mio marito che mi portò vicino al comodino, mi fece guardare il comodino, mi disse: quanti libri di politica vedi su questo comodino? Io non avevo nessun libro di politica. Quindi è lui che ti ha fatto rendere conto di quello che era la tua passione un pochino... Sì, devo essere sincera, sì. Quindi mi ha detto: tu hai la possibilità di seguire la tua passione e trasformarla nel lavoro. È una cosa, è un regalo. Essere una donna, sì, in un mondo dove i chef principali sono tutti uomini e la donna viene quasi sconfinata tra le mura di casa come cucina domestica, come cuoca domestica. Che cosa significa per te? Una delle poche competenze che sono state date alle donne negli anni era quella del cucinare. Okay? Solo che non veniva fatta vivere come una competenza, ma come un dovere. Sì. Tant'è vero che se tu vai a spulciare un po' nel passato, addirittura la codificazione delle ricette era una cosa che non era stata fatta, perché tu donna dovevi saper cucinare al di là dei libri di ricette. È stata una donna la prima a codificare le ricette e non è un caso che l'abbia fatto, perché in questo modo dava alle altre donne la possibilità di imparare questa competenza. Giustamente tu parli di cucina casalinga, sì, il problema degli chef è un tema di tipo di lavoro che è stato fatto, però per esempio ti faccio un esempio: ci sono state donne molto famose, diciamo, che sono state grandi chef, ma che non sono state altrettanto celebrate. Per esempio, se io ti dico Paul Bocuse, tu sai chi è stato, immagino che è stato il padre della nouvelle cuisine francese, eccetera eccetera, ma Paul Bocuse ha avuto una madre lavorativa che è stata la Eugénie Brasier, che tra l'altro è stata la donna più stellata di Francia, ma nessuno ha mai celebrato la Mère Brasier. Perché? Perché guarda, non te lo so dire. Io credo che a un certo punto, con buona pace degli uomini presenti a questa nostra intervista, gli uomini siano molto più bravi a fare lobbying e ad autopromuoversi tra di loro. E poi perché una donna cuoca, soprattutto nell'antichità, nel passato, veniva vissuta come una cosa normale, mentre un uomo che cucinava lo faceva per professione e questa cosa veniva celebrata. Si è poi aggiunto negli anni, questa è la mia sensazione, il fatto che lavorare nelle cucine sia qualcosa di estremamente, con ritmi estremamente faticosi, ma al di là della fatica proprio quasi inconciliabili con una vita familiare. E quindi molte donne spesso hanno fatto un passinetto, tant'è vero che se tu analizzi le donne stellate, le donne, quelle vere, tristellate, eccetera eccetera, sono donne che hanno alle spalle la famiglia. Ti faccio un esempio: Nadia Santini, che è una grande donna tristellata, tra l'altro una donna che tu devi conoscere, che è una donna carica di contenuti, 3 stelle Michelin, ha alle spalle una famiglia, Antonio Santini, il marito, i figli che lavorano con lei, e Antonia Krugman lavora con la sorella, ha lavorato per tanto tempo con il marito, cioè sono tutte donne che hanno avuto intorno un contesto familiare che gli ha consentito di fare questo lavoro. Parliamo di un'altra donna grandissima che ha ispirato il tuo libro. Sì, guarda, ce l'ho qui tra l'altro. Ah, fantastico. Vedi? Una torta per dirti addio. Raccontami di questo libro.
Allora, questo libro parla di questa signora qui, Nora Ephron. che era Nora Ephron, che è la mia eroina per tantissimi motivi. Non so se tu hai un'eroina, ce l'hai? Beh, tante donne mi hanno sempre ispirato, quindi dipende sempre anche dal periodo storico. In questo momento io sto imparando da te, quindi sei tu la mia musa. Carina. No, allora, Nora Ephron è stata una grandissima scrittrice, regista, sceneggiatrice, poemista, ma anche una straordinaria organizzatrice di scene e una grandissima cuoca. Nora Ephron è stata quella che ha creato l'idea che noi abbiamo del romanticismo. Se io ti dico Harry ti presento Sally, sì, o Insonnia d'amore, o Giulia in Giulia, sono tutti film che hanno proprio C'è posta per te, sono entrati nel nostro immaginario, ci hanno fatto immaginare come ci dovevamo innamorare, come ci dovevamo disinnamorare, insomma è un pezzetto di Nora Ephron in ciascuno di noi. Lei è morta nel 2012 per una leucemia fulminante e da allora io sono ossessionata perché secondo me non è mai stata celebrata per davvero come merita, intanto come scrittrice, perché è stata una grandissima scrittrice. Ha scritto alcuni libri sulle donne, per esempio, fantastici. Il collo mi fa impazzire, è uno dei libri più belli che sia stato scritto sulla vecchiaia, sul rapporto tra le donne e l'invecchiare, ma sempre con un'ironia, una leggerezza, una sagacia che sono difficilissimi da trovare. E l'ironia secondo me poi ci salva tantissimo. Sì, la vita è un gioco. La vita è un gioco e va anche un po'. Lei sai cosa diceva? Fece un bellissimo discorso nel 96 al Wesley College, alle alunne del suo ex college, e disse: prima di tutto cercate di non essere una signora nella vita, qualunque cosa vogliate diventare cercate di non diventare una signora, prendetela sempre tutto sul personale. Lei aveva abbracciato tutte le battaglie, aveva ragione, perché tutte le battaglie appartengono a tutti, anche se non sono tue personalmente, quella sull'aborto, quella sul divorzio, va sempre fatto tutto, ma soprattutto preparatevi a una vita di confusione e abbracciatela, perché è vero, tu non puoi organizzare la tua vita, puoi solo prepararti e abbracciarti. È tutto un crisis management dopo. Sono d'accordissimo. E lei ne aveva affrontate tantissime di crisi, perché lei si era sposata 3 volte e la seconda volta si era sposata con Carl Bernstein, che è, per intenderci, uno dei 2 di tutti gli uomini del presidente, non Robert Redford ma è Al Pacino, cioè sono stati 2 giornalisti dello scandalo Watergate. Lei lo sposa, se ne innamora, ma scopre dopo poco che è un imbecille, cioè nel senso che va dietro a qualunque cosa che respiri, cioè nell'arco di 2 centimetri. E scopre che la tradisce anche quando lei è incinta del secondo figlio. Allora fa una cosa bellissima che me l'ha fatta amare per sempre. Lei scappa di casa con il pancione e il bimbo piccolo, si chiude in una casa per 6 mesi e scrive un romanzo che si chiama Affari di cuore, che tra l'altro Feltrinelli adesso ripubblicherà, meno male, che è la storia romanzata di questo secondo matrimonio, da cui poi hanno tratto un film bellissimo con Meryl Streep e Jack Nicholson che si chiama appunto Affari di cuore, ed è la storia appunto di questo matrimonio disastroso nel quale lei aveva creduto tantissimo e lui no. E punteggia tutto il romanzo di ricette, tra l'altro, cioè il purè per consolarti quando sei da sola, una torta per spatasciarla in faccia a tuo marito se scopri che ti tradisce con la tua migliore amica, come era il caso di Carl Bernstein. Insomma, e io in questo libro ho deciso di raccontare proprio la sua vita, la vita di Nora, che appartiene un po' alla vita di tutte noi. Nora è un po' come i Ching. Quando hai un dubbio, tu chiedilo a Nora e lei te lo risolve. Quando scopre che sta morendo, non lo dice a nessuno, ma lo dice solo 10 giorni prima. Però organizza il suo funerale. Quindi aveva scelto il tipo di champagne. Sì, certo. Il tipo di champagne, le tartine, dove doveva sedere Tom Hanks, dove doveva sedere Meg Ryan, eccetera. E poi fa trovare a tutti loro un libricino con 176 ricette, che erano le ricette che lei preparava per loro quando erano in vita. E io ho trovato una cosa bellissima: saluti le persone a cui hai voluto bene, consegnando loro le ricette che tu preparavi nelle tue cene. Una memoria che resta per sempre. Esatto, perché pensaci, quando tu prepari una ricetta, se quella ricetta è legata a un momento o a una persona, te la fa risentire, ne senti quasi il profumo. Sì, è vero. Ragione. È un viaggio nel tempo. Assolutamente. È come la musica. Senti una canzone e ti vieni trasportato. La stessa cosa nella cucina. Assolutamente. E lei fece esattamente questo. E un mese dopo
un grandissimo scrittore che si chiama Nathan Englander fece un necrologio sul New Yorker. Il titolo di questo, e da lì poi mi è venuta l'idea di scrivere il libro, disse ricordatela per la sua torta alle mandorle, e quindi tutte le cose che lui poteva raccontare di Nora, che era stata candidata all'Oscar, insomma, disse vi racconto quando lei mi preparava questa torta alle mandorle. C'è qualche ricetta invece che a te ricorda particolarmente un momento che magari ti ha segnato profondamente, magari una sfida che sei riuscita a superare? Guarda, ne ho due. Una che per sempre mi ricorda un momento, perché l'ultima volta che io ho visto mia nonna, la mia nonna materna che si chiamava Olga, è stata l'ultima volta che l'ho vista. Lei, che non stava già bene, mi chiamò in cucina per insegnarmi a fare una cosa che noi a Napoli chiamiamo le montanare. Sono delle pizzette fritte col pomodoro. Mm-hmm. Io non capii questa cosa perché lei doveva partire il giorno dopo, e invece disse no, ma vieni qua perché te le voglio insegnare. Disse vabbè nonna, sto studiando. No, però vieni qua. Importante. E evidentemente lei sentiva, non lo so, che era l'ultima volta che l'avrei vista, e siccome è stato proprio io sono legatissima a lei, e ancora sento proprio il bisogno di abbracciarla, e non l'ho potuta abbracciare. L'abbracci quando cucini le montanare? L'abbraccio quando cucino le montanare, che ti devo dire, devo trovare sempre un po' la forza di fare, perché mi metto un po' di tristezza. L'altra cosa è il pane, che è stato salvifico in alcuni momenti. Per esempio io quando ho avuto mio figlio ho sofferto di depressione postpartum, e mi ricordo quanto fosse terapeutico chiudermi in cucina, nella mia cucina, anche la sera quando tutti dormivano, e preparare il pane. Il pane lo è stato anche durante il periodo del Covid per moltissime persone, ha un valore veramente terapeutico, l'impastare, quindi ti direi queste due ricette. Impastare e cucinare in generale, perché è come se fosse una forma di meditazione. È una forma di meditazione. Tu cucini tanto a casa? Io dovrei cucinare di più in realtà, un poveretto mio marito, che diciamo, ma da quando lavoro sempre di più faccio fatica. Mi impongo di cucinare il sabato e la domenica, ma anche perché mi piace. Cucino tantissimo in vacanza, quando andiamo in montagna o se siamo al mare. Cucino tutte le volte che riesco a invitare amici, perché la convivialità è fondamentale, sì. È fondamentale, ma preparare delle cose e mi piace molto, infatti me lo contestano gli amici, osservarli da fuori, cioè quando li metto a tavola, in questo mi accomuna molto Nora, sono molto simile a lei, mi piace proprio osservarli, perché tu è come se mettessi in scena qualcosa, no? Poi la osservi da fuori. Un tableau vivant, e sei felice già del risultato, non tanto del mangiare con loro, ma proprio del vedere che loro sono felici. Ti racconto un segreto della mia famiglia. Mia nonna Olga era stata una delle prime separate, cioè si separò proprio quando ancora non si pronunciava neanche la parola, con quest'uomo bellissimo che lei aveva sposato da quando era ragazzina. I due si sono solo separati, non hanno mai divorziato, uno viveva a Roma, l'altro a Napoli. Tutti i Natali, mio nonno e Pasqua, mio nonno tornava a casa, ma come se fosse sceso 5 minuti prima a prendere un pacchetto di sigarette. Ritornava, c'era la sua stanza, le sue cose, mia nonna gli faceva trovare gli asciugamani, cioè noi nipoti. Sì, due matti. Che equilibrio però. Ma due matti anche, perché insomma poi io col tempo di poi mi sono detta ma cavolo, nessuno ce l'aveva spiegato a noi nipoti tutto questo. Per cui io ero abituata a questo nonno che andava, veniva, faceva, sai, i bambini si abituano a tutto. E quando era Natale mia nonna preparava questa pasta al forno con le polpettine, che è una roba, è un atto meditativo in sé. Sono d'accordo con te, esatto. E quindi le polpettine fritte, eccetera, eccetera, che era il piatto preferito di mio nonno. E quando ci sedevamo tutti intorno a questa tavola grandissima, si sedeva anche mio nonno a capotavola, ovviamente. Mia nonna arrivava con questo enorme, diciamo, la teglia di pasta al forno, serviva, mio nonno assaggiava e c'era questi 2 minuti, ma anche meno, 1 minuto e 30 di tensione che si sentiva con mio nonno, e mia nonna aspettava mio nonno l'assaggiava e quasi sempre diceva buonissima, no? E mia nonna lo fissava, è rimasta innamorata tutta la vita di mio nonno, che era un uomo bellissimo. Lo fissava e gli diceva
sembrava dirgli, te lo dico in napoletano, ok, poi te lo traduco, e dire che ti si perse, che tradotto in italiano e vedi che cosa ti sei perso, che era proprio la sua vendetta, cioè proprio guardava proprio, e guarda che ti sei perso. Quanto potere ha la cucina? Ah, tantissimo, tantissimo. Ci sono delle filosofie, addirittura pensa, delle filosofie in Asia che insegnano alle ragazze prima di sposarsi a cucinare, ma non cucinare le ricette, a cucinare anche dal punto di vista energetico, usando l'energia del Kundalini. Ne hai mai sentito parlare? No, Kundalini sì, ma non sapevo ci fossero queste usando esattamente, facendo dei piccoli gesti e con il potere della mente, con l'intenzione, come se preparare il tè o preparare una torta o preparare il pane, un pasto, fosse proprio un momento dove tu carichi di energia l'alimento che stai cucinando e attraverso quello trasmetti la tua energia, quindi è come se fosse anche una conquista dell'uomo continua, del futuro marito che comunque a casa doveva sentire questa energia sempre femminile molto particolare, ed era quasi, sai, una forma di magia. Un atto stregonesco. Bravissima. Sai che le donne, rispetto quando cucinavano, molte streghe ai tempi erano donne che cucinavano, venivano considerate chi sapeva usare bene le erbe, per esempio. La famosa pozione magica, il pentolone da strega. Ma tutto questo nasce proprio dalla capacità delle donne di maneggiare alcuni ingredienti, la sapienza di alcuni ingredienti, e la conoscenza delle donne ha sempre fatto tanta paura. Ecco perché una delle cose che io dico sempre, anche quando faccio i convegni, eccetera, è rendetevi forti e consapevoli e studiate soprattutto le cose, perché la conoscenza vi rende davvero molto libere. Tu sei anche molto televisivo. Sì. Hai lavorato con Alessandro. Non me ne sono ancora reso conto, ma sì. Con Alessandro Borghese. Come è successo? Poi ho incontrato Alessandro per lavoro, perché ovviamente era un volto noto, e poi quando c'è stata l'opportunità di questa trasmissione me l'ha proposto e io sono stata molto contenta. Sono state 2 stagioni belle, davvero belle. Intense? Molto intense, perché contemporaneamente dirigevo Cook, quindi non è un lavoro, la televisione è un lavoro come tu ben sai, ed è una cosa a cui bisogna dedicarsi, ma tutto è un lavoro. Fare 2 lavori insieme fai fatica, però l'abbiamo fatto. Devo dire che non mi è sembrato di lavorare, perché con Alessandro siamo amici. La prima stagione c'era Enrico Bartolini, che è una sagra, anzi che saluto, e con il quale siamo stati veramente bene. La seconda c'era Riccardo Monco, quindi sono stata fortunata. Ho avuto la possibilità di avere tantissimi ospiti davanti, quindi ho conosciuto anche tantissimi personaggi che non avevo mai incontrato prima. Alcuni siamo diventati anche amici, quindi ho rischiato l'avvelenamento più volte, diciamo, perché ci sono alcuni piatti che rimarranno indelebili nella mia memoria. Ecco, lo sapevo che dicevi ovvero. Allora, una per tutte, non se ne abbia male, ma la pasta fredda col formaggio di Barbara Alberti andrebbe usata al posto dell'atomica di Putin, nel senso che è una delle cose più brutte che io abbia mai mangiato nella mia vita, ma gliel'ho detto, quindi non è che diciamo dico nulla di male. Devo dire che anche il toast, un mattone sullo stomaco, della Cabello ha rischiato, diciamo, però basta. Però lei è simpaticissima, quindi un amore di ragazza, poi ce ne sono anche altri. Poi quei 2 disgraziati mi mettevano anche in mezzo, insomma abbiamo avuto momenti in cui hanno dovuto sospendere la produzione perché scoppiavamo a ridere e non finivamo, perché poi mi facevano scherzi, non so, quando arrivavano piatti che avevano delle forme particolari, loro le evocavano, quindi io non riuscivo a mangiare. Sono stata bullizzata. Una volta solo ho avuto un piccolo disallineamento che non hanno fatto vincere Francesco Pannofino, che è uno dei doppiatori per me italiani più famosi in assoluto. Infatti io ho chiesto in diretta di farmi la voce di George Clooney, aveva preparato i cioccolatini, io ho chiuso gli occhi, lui mi ha portato i cioccolatini, ho detto vabbè, fammi la voce di Clooney e imboccami. E in bocca, capisci che tu sei una donna felice. Se la vita di una donna fosse un menù, quale sarebbe l'antipasto, il primo, il secondo, difficile. Il dolce? Sei cattivissima, non mi ero preparata. Allora aspetta, se la vita di una donna fosse un cibo menù. Come metafora. Allora, ma l'antipasto secondo me è sempre uno yogurt con i frutti di bosco. Si può mangiare uno yogurt con i frutti di bosco, possiamo fare un menù fatto come dico io. Certo, stiamo parlando di te. Allora, perché
All'inizio secondo me tu ti porti dietro i ricordi di quando sei piccola, quindi hai bisogno di assaggiare qualcosa di palatale, no? Della memoria palatale, quindi proprio quella morbidezza di come quando bevi il latte della mamma, eccetera, eccetera. I frutti di bosco sono le prime asprezze, perché poi una donna quando entra e inizia a camminare incontra sempre, come dire, dei piccoli ostacoli, e quindi un po' di frutti, un po' di acidità ci vuole. Il primo, vuoi un primo? Un primo, io ti direi uno spaghetto con le vongole, che non sto guardando le concordanze, perché non è un menù per poco. Spaghetto con le vongole perché io credo che il sapore del mare in qualche modo ti dia la sensazione di che stai entrando nella vita. Primordiale, sì. È primordiale e ti dà la sensazione che sei dentro, che puoi fare tutto anche, no? Che quell'età dei 25, 30, sai, quando tu sei proprio che dici... Nel fiore. Dici sogno, che è la cosa che io dico sempre, sognate, perché se vi togliete i sogni non c'è più niente. Ma il secondo è una bourguignon, citando Nora praticamente, sì, perché è quell'età dei 40-50, no? Quando tu sei più solida, hai consolidato delle cose e sei nella fase anche di maggiore consapevolezza, e quindi hai bisogno di sapori molto più strutturati, molto più forti e che permangono, non scappano, non sono evanescenti. E il dolce ti direi, cercate di non amare i soufflé, perché i soufflé sono una grande, come dire, evanescenza. Sì. E io ti direi un crème caramel. Un crème caramel? Perché nella fase, secondo me, dopo i 50, è come se tu tornassi a recuperare il tuo passato e il tuo essere. Vivi molto io capisco adesso le mie nonne e i miei nonni, vivi molto nella memoria di quello che sei stato e hai bisogno di ritornare a dei sapori che ti riportano a quando eri piccola. In un'epoca in cui viviamo col telefono in mano, ci svegliamo col telefono in mano, andiamo a dormire col telefono in mano, andiamo al ristorante col telefono in mano, il cibo viene fotografato, viene spettacolarizzato. Tu cosa ne pensi? Togliete questo telefono, cioè non immergetevi nel momento. No, io odio le persone che fotografano, Qualche rarissima volta quando vado a pranzi o cene di lavoro, purtroppo capita anche a me, perché magari lo devo postare sui social e quindi faccio una foto, ma mi sento in colpa quando la faccio. Ci toglie completamente il momento della tavola, che è un momento in cui noi ci riconnettiamo con noi stessi. Mangiare ti fa riconnettere a te stesso e soprattutto ci connettiamo con gli altri. Quindi le tue 3 regole del successo? Io non so se Allora, intanto definire un sogno, prepararsi a una vita di fatica, perché nulla viene per caso, secondo me. Poi ci sono anche persone che vanno per caso, ma insomma nel mio caso no. E non spaventarsi delle sconfitte, cioè nel senso che le sconfitte sono fisiologiche, imparare molto a realizzarsi, che è una cosa che Nora, per esempio, Ephron faceva sempre. Lei ci ha insegnato come trasformare una sconfitta in una vittoria. È una lezione, alla fine si vince sempre. E però sai che i ragazzi non sono molto, io ho un ragazzo di 16 anni, quando hanno una piccola sconfitta si abbattono, invece le sconfitte fanno parte della vita, realizzarsi subito. Per me questo è fondamentale. Sì, non è quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi, no? Assolutamente. E se scivoli su una buccia di banana, sempre Nora, vedi che sono i Ching, ridi tu di questa cosa, perché così nessuno riderà di te. Bellissimo. Angela, noi abbiamo un piccolo gioco che è la nostra black box. Ah, pure la black box, ma nessuno me l'aveva detto della black box. Hai capito? Qua adesso sì, devi toccare, sentire e indovinare che cosa c'è dentro. Senza guardare. Ok, ma devo mettere la mano? Sì, non mi morde però, ok. Ma oddio, potrebbe anche. No, però scusa, detta così vado via, cioè nel senso che vado, vai, chiudo gli e occhi. dimmi che cos'è. Beh no, questo è un mandarino. Fuochino? È una cosa che per te è rappresentativa. Potrebbe essere. Un lime? Un limone? Sì. Ah, vedi? Perché sentivo le punte, però ne sentiva solo una. Ah beh, questa è... Questo per te cosa rappresenta? Ah no, questa è casa mia, perché devi sapere che mia mamma
ha un giardino con gli alberi di limoni, quindi intanto rappresenta casa, rappresenta i miei. E poi anche la torta di Nora Ephron, perché come tu sai, tu hai studiato perché sei super preparatissima, cioè aveva una cosa. E lei chiude questa storia, la storia del suo matrimonio, con una torta al limone, al crema al limone e una pie, diciamo. E quindi sì, però proprio il limone per me rappresenta casa. Quindi grazie, ma lo posso portare via? Grazie Angela Frenda per essere stata qui con noi, è stato bellissimo condividere con te questo momento. Anche per me, tantissimo, grazie. On the go with Ginta.